Mi chiamo Vera. Vivo con mio marito, John, e nostro figlio, Michael. John e io siamo sposati da 10 anni. Siamo felici, o almeno lo eravamo. Abbiamo una bella vita, una casa e un giardino. John lavora sodo. È un buon padre e marito. 6 mesi fa abbiamo assunto Alex. Alex lavora per noi. Aiuta a pulire la casa e si prende cura del giardino. Aiuta anche con Michael. È gentile e tranquillo. Sorride sempre. All'inizio non pensavo molto a lui. Era semplicemente lì per aiutarci. Ma una sera sono tornata tardi dal lavoro. John non era a casa. Era ancora al lavoro. Michael dormiva. Alex era seduto in cucina. Stava leggendo un libro. Mi sono seduta con lui. Abbiamo parlato. Mi ha raccontato della sua vita. Viene da un'altra città. È venuto qui per lavoro. Non ha famiglia qui. Vive da solo. Quella notte abbiamo parlato a lungo. Dopo di ciò, le cose hanno iniziato a cambiare. Una notte, John ha dovuto partire per un viaggio di lavoro. È stato via per 3 giorni. Eravamo solo io, Michael e Alex. La prima sera abbiamo cenato insieme. Dopo che Michael è andato a letto, mi sono seduta di nuovo con Alex. Abbiamo parlato come prima. Abbiamo riso. Mi faceva sentire bene. Mi piaceva parlare con lui. Poi è successo qualcosa. L'ho baciato. Era solo un piccolo bacio, ma sembrava grande. Mi sono tirata indietro. Gli ho detto che era un errore. Lui non ha detto nulla. Mi ha solo guardata. Quella notte non riuscivo a dormire. Mi sentivo così male. Continuavo a pensare a John. Cosa avevo fatto? Amavo John. Lo amo ancora. Ma ora qualcosa era cambiato. Avevo baciato Alex e non potevo tornare indietro. Mi dissi che non sarebbe mai più successo. Mi promisi che era stato solo un errore. Ma qualche giorno dopo è successo di nuovo. John era ancora via. Ero sola con Alex. Questa volta ci siamo baciati a lungo. Non era solo un piccolo bacio. Era reale e non l'ho fermato. Ora non sapevo cosa fare. Ero spaventata. Avevo un segreto ed era grande. Non volevo dirlo a John. Sarebbe stato così arrabbiato. Non mi avrebbe mai perdonata. Ma non sapevo come fermare quello che stava succedendo con Alex. Ogni volta che lo vedevo provavo qualcosa di forte. Era come un fuoco dentro di me. Non riuscivo a controllarlo. I giorni passavano e tutto sembrava normale. John non sapeva nulla. Tornò dal suo viaggio e la vita andò avanti come sempre. Preparavo la cena, guardavamo la TV, giocavamo con Michael, ma dentro mi sentivo diversa. Stavo nascondendo un segreto ed era pesante. Non potevo dirlo a nessuno. Alex lavorava ancora per noi. Era bravo con Michael. Era sempre gentile con John. Quando eravamo tutti insieme, tutto sembrava normale. Ma quando John non c'era, le cose erano diverse. Alex e io ci guardavamo. Non parlavamo di quello che era successo, ma non ne avevamo bisogno. Entrambi lo sapevamo. Mi sentivo in colpa tutto il tempo. Quando baciavo John, pensavo ad Alex. Quando ero con Michael, pensavo al segreto. Era sempre lì nella mia mente e diventava più grande ogni giorno. Non riuscivo a dormire la notte. Restavo sveglia a pensare al mio errore. Pensavo di dirlo a John. Volevo dirglielo, ma avevo paura. Cosa avrebbe detto? Cosa avrebbe fatto? Non volevo perderlo. Non volevo ferirlo, ma lo avevo già fatto, anche se lui non lo sapeva. Una notte
Ero sdraiata a letto accanto a John. Lui dormiva. L'ho guardato e mi sono sentita così triste. Non sapeva cosa avevo fatto. Si fidava di me, mi amava, e io avevo tradito quella fiducia. Volevo piangere, ma non l'ho fatto. Sono rimasta lì a pensare al mio errore. Qualche settimana dopo qualcosa è cambiato. Ho scoperto che anche John mi stava nascondendo qualcosa. Stava vedendo un'altra persona. Non sapevo chi fosse, ma sapevo che la incontrava di nascosto. Ho visto dei messaggi sul suo telefono. Erano di una donna. All'inizio ero arrabbiata. Come poteva farmi questo? Ero sua moglie. Ma poi ho capito che avevo fatto la stessa cosa. Non ero migliore di lui. Stavamo entrambi vivendo una bugia. Ora tutto era ancora più complicato. Entrambi avevamo dei segreti. Non sapevo cosa fare. Dovevo dirgli di Alex. Dovevo chiedergli di quella donna. O dovevamo entrambi restare in silenzio e fingere che tutto fosse a posto. Una notte ho preso una decisione. Non potevo più vivere così. Non potevo continuare a nascondere il segreto. Era troppo pesante. Dovevo dire la verità a John, anche se lo avrebbe ferito, anche se avrebbe distrutto il nostro matrimonio. Non potevo più mentire. Dopo cena mi sono seduta con lui. Michael dormiva. Alex era già andato a casa. Ho guardato John e ho fatto un respiro profondo. John, devo dirti una cosa, ho detto. La mia voce tremava. Lui mi ha guardata, confuso. Cosa c'è? Ha chiesto. Io ho visto qualcuno, ho detto. Non riuscivo a guardarlo negli occhi. Ci fu silenzio. Poi lui parlò. Chi? Gli ho detto tutto. Gli ho raccontato di Alex, del bacio, delle notti in cui lui era via. Gli ho detto che ero dispiaciuta. Gli ho detto che lo amavo. Ho pianto e ho aspettato che dicesse qualcosa. All'inizio John non disse nulla. Rimase semplicemente seduto lì, a guardarmi. Non sapevo cosa stesse pensando. Avevo paura che se ne andasse. Avevo paura che urlasse, ma non lo fece. Alla fine parlò. Anche io sto vedendo qualcuno, disse. Ora toccava a me restare in silenzio. Non sapevo cosa dire. È iniziato qualche mese fa, disse. Non volevo che succedesse, ma è successo. Mi dispiace. Rimanemmo seduti lì senza sapere cosa fare. Avevamo entrambi commesso degli errori. Ci eravamo feriti a vicenda, ma ora tutto era venuto alla luce. Non c'erano più segreti. Decidemmo di parlare davvero. Parlammo del nostro matrimonio, dei nostri errori, di ciò che volevamo. Non fu facile, ma eravamo entrambi d'accordo su una cosa. Ci amavamo ancora. Non volevamo porre fine al nostro matrimonio. Volevamo provare a sistemare le cose. Il giorno dopo prendemmo delle decisioni. Lasciammo andare Alex. Non fu facile, ma era la cosa giusta da fare. Decidemmo anche di iniziare una terapia di coppia. Sapevamo che ci sarebbe voluto del tempo, ma volevamo rimettere le cose a posto. Passarono i mesi e lentamente le cose migliorarono. John e io lavorammo sul nostro matrimonio. Passammo più tempo insieme. Parlammo di più. Fummo onesti l'uno con l'altra. Non era perfetto, ma era meglio. Dopo che Alex se ne andò, la casa sembrò strana. Era silenziosa, quasi troppo silenziosa. Michael sentiva la sua mancanza. Mi chiese dove fosse andato Alex e io gli dissi che aveva trovato un altro lavoro. Non era una bugia completa, ma non era nemmeno tutta la verità.
Quella era la parte più difficile di tutto questo, cercare di nascondere la verità a mio figlio. John e io andavamo in terapia una volta alla settimana. All'inizio era difficile. Dovevamo parlare dei nostri errori, dei nostri sentimenti e del perché avevamo fatto quello che avevamo fatto. La terapeuta ci faceva domande che mi facevano riflettere su cose a cui non volevo pensare. Perché hai baciato Alex? Mi chiese. Non sapevo come rispondere. Amavo John, eppure avevo baciato Alex. Perché lo avevo fatto? Dissi alla terapeuta che mi sentivo sola. John era sempre al lavoro. Era sempre occupato. Mi sembrava che vivessimo vite separate. Alex mi faceva sentire vista. Mi faceva sentire speciale. John sembrò ferito quando lo dissi, ma era la verità. Entrambi avevamo bisogno di ascoltare la verità. La fiducia è difficile da ricostruire. Dopo che confessai a John di Alex, lui non si fidava più di me allo stesso modo. Non lo diceva ad alta voce, ma lo sentivo. Se tornavo tardi, mi chiedeva dove fossi stata. Se ero al telefono, mi guardava in modo diverso. Non potevo biasimarlo. Neanche io mi fidavo completamente di lui, non dopo aver scoperto dell'altra donna. La terapeuta C disse che la fiducia richiede tempo. Ci disse che dovevamo avere pazienza. Volevo che tutto tornasse alla normalità, ma sapevo che ci sarebbe voluto tempo. Ogni giorno mi impegnavo a dimostrare a John che ero dispiaciuta, che lo amavo e che volevo rimediare. John faceva lo stesso. Iniziò a tornare a casa prima dal lavoro. Cenavamo insieme più spesso, come una vera famiglia. Passavamo i fine settimana facendo cose insieme, come andare al parco con Michael o guardare film a casa. Non era facile, ma ci stavamo provando. Un giorno chiesi a John della donna che stava vedendo. Non glielo avevo mai chiesto prima perché avevo paura di quello che avrebbe potuto dire, ma ora dovevo saperlo. Chi era lei? Gli chiesi una sera, dopo che Michael era andato a dormire. John sembrava a disagio. Non voleva parlarne, ma io avevo bisogno di conoscere la verità. Si chiama Lisa, disse. Lavora nel mio ufficio. Sentii una fitta al petto quando pronunciò il suo nome. Non volevo più sapere niente, ma dovevo chiederglielo. La vedi ancora? No, rispose John in fretta. È finita prima che tu mi dicessi di Alex. Questo mi fece sentire un po' meglio, ma comunque faceva male. John stava vedendo un'altra donna mentre io ero a casa. Mi prendevo cura di Michael, pensando che tutto andasse bene. Non era giusto. Ma, d'altra parte, avevo fatto lo stesso. Rimanemmo in silenzio per un po'. Poi John parlò di nuovo. Mi dispiace, Vera. Ho fatto un errore. Ti amo. Non voglio perderti. Ti amo anch'io, dissi. E lo intendevo davvero. Entrambi avevamo commesso degli errori, ma entrambi volevamo sistemare le cose. Passarono i mesi e, lentamente, le cose migliorarono. John e io iniziammo a fidarci di nuovo l'uno dell'altra. Parlavamo di più, passavamo più tempo insieme e ci assicuravamo di non nascondere più nulla. Stabilimmo anche nuove regole per la nostra relazione. Se qualcosa ci dava fastidio, dovevamo parlarne subito. Niente più segreti, niente più bugie. All'inizio fu difficile, ma rese tutto più semplice. Anche Michael era più felice. Non chiedeva più di Alex. Era solo felice di avere entrambi i genitori con lui. Giocavamo insieme, andavamo allo zoo, ci divertivamo come famiglia.
Era bello stare di nuovo insieme, ma c'erano ancora giorni difficili. Alcuni giorni pensavo ad Alex e mi sentivo in colpa. Altri giorni mi chiedevo se John pensasse a Lisa, ma non lasciavamo che quei pensieri restassero a lungo. Li scacciavamo via e ci concentravamo sul futuro. Un anno dopo tutto quello che era successo, John ed io facemmo un viaggio insieme, solo noi due. Michael rimase con mia sorella e noi andammo in una piccola città di mare per un fine settimana. Era la prima volta che stavamo soli insieme dopo tanto tempo. Il viaggio ci fece bene. Camminammo sulla spiaggia, cenammo in ristoranti carini e parlammo del nostro futuro. Entrambi eravamo d'accordo, volevamo restare insieme, volevamo far funzionare il nostro matrimonio. L'ultima sera del viaggio, John mi fece una sorpresa. Tirò fuori una piccola scatola dalla tasca. Dentro c'era un nuovo anello di matrimonio. Voglio che ricominciamo da capo, disse. Un nuovo anello per un nuovo inizio. Mi vennero le lacrime agli occhi. Non me lo aspettavo. Pensai a tutto quello che avevamo passato, agli errori, al dolore. Ma ora avevamo la possibilità di ricominciare. Ti amo, John, dissi. Ti amo anch'io, Vera, rispose. Lasciammo il passato alle spalle e ci concentrammo sul futuro. Non fu facile, ma ne valse la pena. Ora John ed io siamo più uniti che mai. Abbiamo imparato dai nostri errori e siamo diventati più forti grazie a loro. Il nostro matrimonio non è perfetto, ma è vero. Ci fidiamo l'uno dell'altra. Parliamo di tutto e non abbiamo più segreti. Michael sta crescendo in fretta. È felice e ama passare il tempo con noi. Non si ricorda quasi di Alex e ne sono felice. Voglio che cresca in una casa piena di amore e sincerità. A volte penso al passato, agli errori che entrambi abbiamo fatto, ma non lascio che quei pensieri restino a lungo. Ora abbiamo una vita migliore, e ne sono grata. John ed io andiamo ancora a terapia ogni tanto, solo per mantenere forte il nostro legame. Abbiamo imparato che il matrimonio è qualcosa su cui bisogna lavorare ogni giorno. Non è sempre facile, ma ne vale sempre la pena. Guardando indietro, mi rendo conto di quanto siamo stati vicini a perdere tutto. Il nostro matrimonio sarebbe potuto finire a causa dei segreti che abbiamo tenuto. Ma invece abbiamo trovato un modo per sistemare le cose. Abbiamo trovato un modo per andare avanti. Non sono orgogliosa di quello che ho fatto con Alex e so che John non è orgoglioso di quello che ha fatto con Lisa. Ma abbiamo imparato dai nostri errori e siamo diventati più forti grazie a essi. La vita è piena di sfide e il matrimonio è una delle più grandi. Ma se ami davvero qualcuno, puoi superare qualsiasi cosa. John ed io ne siamo la prova. Ora mi sento felice e in pace. La nostra casa è piena di amore e risate ed è tutto ciò che ho sempre desiderato. Non siamo perfetti, ma siamo veri ed è questo che conta. Se ti è piaciuta la storia, metti mi piace, iscriviti e condividi.